Buongiorno a tutti, sono Silvia Misiti, direttore di IPSA Foundation per la ricerca scientifica. È un onore e un piacere per me essere qui oggi a parlarvi del progetto Let's Science, perché è uno di quelli di cui la nostra fondazione va più orgogliosa e nasce con l'intenzione di divulgare la cultura della scienza e della ricerca scientifica ai ragazzi delle scuole medie, coniugando una descrizione scientifica accurata con un linguaggio che i ragazzi di quell'età frequentano abitualmente, ovvero quello del fumetto. Let's Science è un ventaglio di iniziative, ma la principale è una serie di volumetti che la Fondazione realizza e distribuisce gratuitamente alle classi medie di tutto il territorio del Canton Ticino. A far nascere questi volumi contribuisce lo sforzo congiunto di tante persone che in vari momenti e a vario titolo vi lavorano. A monte c'è il coordinamento della Fondazione IPSA e del DEX, il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport del Canton Ticino, preziosissimo partner in questa iniziativa, con cui all'inizio si sceglie qual è l'argomento su cui ciascun volumetto si concentrerà. Ma voglio raccontarvi come tutto questo è iniziato, o meglio dove, nella sede della IPSA e più precisamente nell'ufficio del dottor Licenziati, presidente e CEO del gruppo, che mi raccontò la sua idea. Io ne fui subito entusiasta e lui mi diede carta bianca. Uscita dall'ufficio del dottor Licenziati, chiamai subito Nicolò Osterwalder, il referente per i progetti riguardanti le scienze del DEX, e Rita Tancredi, direttore generale della Carroccia Editore. Insieme mettemmo subito a punto l'idea di Let's Science. Decidemmo un ventaglio di iniziative di cui quella principale era la realizzazione di una serie di volumetti che la Fondazione avrebbe distribuito gratuitamente alle classi delle scuole medie di tutto il territorio del Canton Ticino. Sono volumetti colorati, agili, il cui testo è accompagnato da immagini, grafici e box. Ma come nascono questi volumetti? La Fondazione e il Dipartimento scelgono inizialmente un argomento, poi scelgono uno scienziato o un professionista della salute operante sul territorio cantonale, che sia un'eccellenza su quei temi. Quindi una classe che sarà la protagonista del progetto e il nostro scienziato va a incontrarla e spiega loro l'argomento scientifico prescelto. Di solito un tema relativo alla salute e al benessere della persona, come ad esempio l'alimentazione o il sonno, un tema che abbia un risvolto pratico nella vita quotidiana dei ragazzi. Al termine della lezione ai ragazzi viene lasciato un compito: immaginare nei mesi successivi una breve storia a fumetti su quel tema. Questa è una fase in cui la creatività dei ragazzi ci stupisce. Pescano da generi completamente diversi, dall'horror alle storie d'amore passando per la fantascienza. Non solo, curano anche tutti i dettagli della storia, come se l'intera classe diventasse una piccola troupe che deve girare un film e dunque cercasse le location giuste, le facce adatte, come in un casting, e di vestire i personaggi come fanno i costumisti, i truccatori, eccetera. Nel frattempo, Rita Tancredi incontra il nostro esperto, che si occuperà di scrivere il testo del volumetto, che dovrà avere un tono divulgativo, adatto a essere compreso dagli studenti cui verrà distribuito. Poi il fumetto, immaginato dai nostri studenti, arriva alla Scuola Romana dei Fumetti, dove diversi professionisti, tra sceneggiatori, disegnatori e coloristi, provvedono a realizzarlo utilizzando quel linguaggio così amato e conosciuto dai giovani lettori, utile ad avvicinarli agli argomenti scientifici. Credo che anche soltanto raccontare il processo renda l'idea di che esperienza questo progetto sia per la classe scelta. L'ideale, naturalmente, sarebbe poter dare a tutte le classi l'opportunità di fare questa esperienza. Per ovvi motivi non si può, ma per cercare di coinvolgere il più possibile tutte le classi a cui ci rivolgiamo, nasce un'altra delle iniziative del progetto, ovvero la mostra annuale di fumetto che la Fondazione organizza a Lugano nella splendida cornice di Villa Saroli. Si tratta di una settimana in cui tutte le storie a fumetti che sono state prodotte durante l'anno vengono stampate su pannelli e organizzate in un percorso di lettura e tutte le classi sono invitate a partecipare. È l'occasione perfetta per far sì che i ragazzi incontrino gli autori, gli scienziati che gli parleranno della scienza e della sua importanza e di come la conoscenza prenda a pugni i pregiudizi, le false credenze e le fake news. Ma anche i fumettisti, lavorando con i ragazzi, gli spiegheranno come, attraverso il fumetto, si possa volare sulle ali della fantasia pur affrontando gli argomenti più seri.
Credo di aver illustrato le specificità del progetto Let's Science e si capisce perché andiamo così orgogliosi del lavoro fatto. Siamo convinti dell'importanza della divulgazione di una cultura scientifica per i nostri giovani, perché molti concetti che possono essere complessi trovino uno sbocco in qualcosa di più intuitivo e creativo, senza banalizzarli o impoverirli, e crediamo che stimolare i ragazzi a dare forma a ciò che hanno imparato attraverso la loro creatività sia un lavoro importantissimo. Questo dunque è davvero il cuore di Let's Science.